Bene, dopodiché la sezione seguente riguarda i cosiddetti tests, cioè le prove che di solito sono prove semi-quantitative che aiutano nella definizione della purezza della sostanza, anche se non sono esattamente le prove della purezza. Ad esempio possono essere dei test sull'aspetto della soluzione, cioè quando la sostanza la mette in soluzione che aspetto deve avere, che colore, come deve essere la soluzione stessa, qual è il pH, l'acidità o l'alcalinità di una soluzione della sostanza in esame e alcune diciamo, indicazioni su ad esempio possibili impurezze, quali sono e come fare a evidenziare che rientrino nei limiti prescritti appunto dalla farmacopea stessa, oppure qual è la possibile quantità di umidità contenuta, le ceneri residue, eccetera, eccetera. Una serie di test, diciamo, abbastanza comuni per tutte le sostanze che servono a definire appunto ulteriori parametri per la congruenza con i requisiti. L'ultima parte, quella appunto di cui dicevo prima, è la parte cosiddetta assay, che in italiano normalmente viene tradotto come saggio, cioè l'analisi quantitativa della sostanza. Questa è l'analisi che viene descritta in maniera abbastanza succinta dalla farmacopea, che ci permette appunto di determinare la purezza della sostanza stessa, che è quella che va confrontata con la prima parte della monografia, con la cosiddetta definition, in cui si diceva appunto quale deve essere la purezza minima che deve avere la sostanza per poter essere usata a scopo farmaceutico. In alcune monografie possono venire poi riportate anche delle sezioni, diciamo così, facoltative, come ad esempio le modalità di conservazione. Normalmente viene riportata in fondo, dopo i saggi, anche una lista delle impurezze con le loro strutture chimiche, con il nome chimico secondo IUPAC e così via, per completezza appunto di informazione.